Caro Giulio, Caro Giancarlo, ci risiamo. un altro Wim. Lo hanno rifatto. Instancabili i signori della Linksys. Linksys o Link Play, non mi ricordo, No, ma vabbè, non mi ricordo. allora, i signori della Link XX, Sì. ok? Tanto Questo- come lo diciamo, c'è quello che poi scrive, no, si Non è scrive... quello, non è quell'altro, sono tutti professori. Allora, Sì. che differenza ha questo con il Wim Ultra che non solo abbiamo provato, ma che è ancora Sì. il best seller riguardo il numero di views, perché credo che sia arrivato a 50.000 visualizzazioni. Alla faccia. Posso azzardare che il Wim Ultra Sì. non era un amplificatore? Bravo! Miseria, ci ho azzeccato. Era uno streamer puro. Era uno streamer puro. Invece questo qua ha i connettori per gli altoparlanti, dal che si deduce che è un amplificatore e tutto il resto. www.audio2g.it o .com è il nostro sito dove potete andare a leggere tante cose interessanti. Subscribe, campanella, a tra poco per tutto il resto. Ciao! Ciao! Allora Giulio, la prima cosa che balza all'occhio, a te che te lo dimentichi sempre il telecomando Sì. in Wim, ma perché te lo dimentichi? Lo dimentico perché c'è l'app e quindi io il telecomando non lo uso mai. Bravo. Ma Questa volta puoi anche non usarlo, ma a parte che ha il tasto di accensione e spegnimento, cosa che l'app non ha, e Non ha. quindi questo ma è il nuovo telecomando che non solo ha 4 tasti personalizzabili, lo vedete, ma soprattutto è ricaricabile. Allora, 100 watt a canale, che non sono pochi. su 8 ohm, i classici chip della Texas 32, non mi ricordo 3225 o 3250, ma sono i classici, ma sono due, perché sennò 100 watt su 8 ohm non li potevi tirare fuori, quindi sono uno per il canale sinistro e uno per il canale destro messi a ponte. Sì. Ok? Tecnologia PFFB che già abbiamo visto su tutti gli altri Wim e non solo, perché è la stessa tecnologia che ha anche Fosi per esempio, Sì. che è una tecnologia che serve a prendere il segnale dopo il filtro che è posto all'uscita di tutti gli amplificatori in classe D, e quindi siccome è posto dopo è molto più sensibile al carico, per cui ha una capacità di pilotaggio decisamente superiore. Perfetto. Ti piace questo? Va benissimo. Vai. Piattaforma di streaming che suppongo sia la solita di Wim, La solita di Wim. evoluta magari in qualche cosa. Sì, perché ad esempio con un recente aggiornamento firmware è diventato Qobuz Connect compatibile. Esattamente. Ma questo però va detto che la piattaforma di Wim è talmente costantemente aggiornata che dire cosa fanno è quasi impossibile stargli appresso. Sì. Cioè sono veramente, da questo punto di vista, l'abbiamo detto 100.000 volte, dei maestri assoluti. La quantità di caratteristiche, la quantità di funzionalità che implementano costantemente, che hanno implementato dai primi Wim che abbiamo provato un paio d'anni fa a oggi, è veramente impressionante. Su questo chapeau, sono bravissimi. Ingresso HDMI ARC, ottico, analogico linea, Sì. e poi c'è un USB-A. Allora, una cosa interessante, oltre all'uscita sub, Sì. è il fatto che questo ha una decodifica Dolby Digital 2.1, quindi vuol dire che i contenuti di Netflix, i contenuti che sono in Dolby Digital vengono decodificati dal Wim, e però ovviamente viene fatto il 2.1, quindi left, right e subwoofer, perché questo è uno stereo con l'uscita sub. Adesso tu ti ricorderai la grande flessibilità del sistema di calibrazione automatica, che però è giusto ricordare. Del DSP. Esatto. DSP che funzionava in maniera esemplare, funziona in maniera esemplare, e grazie all'utilizzazione del telefono. Però lui ha anche il suo microfono, anche quindi il suo, volendo vabbè. puoi anche usare il suo. Però o il quello del suo cellulare. se lo fa, diciamo,
facendo la ripresa microfonica da qui. Certamente, Il telefonino invece lo consigliabile, metti sul punto d'ascolto, consigliabile, quindi sì, farlo in quel modo. invece Sì. intanto che io faccio una cosa, E mi preoccupi? poi vedrai che è a buon fine. Sì. Tu invece ti sei lungamente dedicato alla messa a punto del subwoofer di questo oggetto. Intanto io. Allora, c'è da dire che all'uscita subwoofer e quindi alla possibilità di dedicare una parte delle frequenze che si scelgono all'uscita sub e tagliare quelle frequenze dall'uscita left e right, cosa estremamente comoda per evitare di caricare inutilmente le uscite. Ma sta anche uscendo un subwoofer della WIM, sempre, che avremo in prova proprio nei prossimi giorni, e che si collega direttamente wireless. Quindi è un subwoofer wifi che si collega wifi al WIM. Con la app tu lo vedi e puoi selezionare il sub, cosa molto comoda, ovviamente. Molto comoda e secondo me molto intelligente per una macchina di questo genere, perché probabilmente l'acquirente che va a comprare una macchina di questo genere ha grande comodità a rimanere all'interno dell'ecosistema WIM. Ovviamente. Non si va a comprare un subwoofer differente. Non solo, ma poi c'è la grandissima comodità, il grande valore aggiunto che non c'ha il cavo di collegamento se non quello dell'alimentazione. Il che significa che te lo puoi portare in giro andandoti a cercare il miglior posizionamento possibile senza avere l'intralcio dei cavi. Addirittura due, scusami, uno vicino al divano e uno di fronte. Sì. Ecco, allora io volevo far vedere la meravigliosa scatola che, come tutti i prodotti WIM, insomma, è bellissima alla Apple, diciamo così. E quindi una presentazione, un packaging fantastico, e questo mi dà anche agio di ricordare, perché le vedo qui, se no non me le ricorderei, le piattaforme con cui è compatibile, che sono Spotify, Amazon Music, Tidal Connect, Qobuz Connect, RunReady, TuneIn, Radio, Napster. Chi tutto. Più ne ha più ne metta. Giulio, volevo dire una cosa importante, secondo me interessante. Sì. Che alla fine noi giriamo, proviamo, ci trastulliamo con dei suoni meravigliosi e con degli streamer fantastici, ma la app e l'ecosistema WIM è il migliore in assoluto. Sì. Anche se non può, ovviamente sono dei prodotti che battagliano sul prezzo, quindi su un rapporto qualità-prezzo particolarmente vantaggioso, se non direi imbattibile. Certe volte mi chiedo come facciano, ma soprattutto hanno un ecosistema e un sistema di gestione che fa le scarpe a qualsiasi costruttore. Il che in una fascia di prezzo come questa, e quindi con l'utenza a cui fa riferimento, è secondo me un aspetto determinante. È chiaro che l'audiofilo iper smaliziato, iper attento, si sobbarca tutte le complicazioni possibili, essendo lui alla ricerca della migliore qualità audio possibile e immaginabile. Magari l'utente è un po' più, non dico disattento, ma l'utente di questa macchina, che è un utente più sbrigativo e che ha la necessità di avere un oggetto plug and play per davvero, premia in maniera assoluta una app fatta in questa maniera qui, cioè dove hai la garanzia che lo attacchi e funzionerà. Guardate, non è poco non è facile da realizzare. Benissimo, allora. Ultima cosa che volevo dire, l'altra volta... Penultima. Ultima cosa che volevi dire, penultima cosa è che hai il Bluetooth, che tu neanche lo consideri. che hai il Bluetooth, io neanche lo considero. No, ma in effetti l'avevo visto quando l'ho acceso, mi ha chiesto Bluetooth pairing. Eccomi. Dimmi qual è il tuo telefono. No, non te lo dico. Benissimo, andiamo allo sventramento. Mamma mia. Giusto? Sì. Io non ho ancora aperto, pensa. Ora ti stai rammollendo. No, ho perso tempo ad aprire altre cose, un po' che diciamo un po' più impegnative. Un po' più impegnative. Ciao. Ciao. La cosa che ti piace tanto? Cosa? L'antenna Bluetooth, Accidenti, Wi-Fi. Accidenti quanto è grande. E che diavolo è? Così dà maggiore copertura. Hai visto che ho fatto pure la canzoncina? Sì. Allora, questo è il
la manopola, l'encoder con luce e tasto, sì. il display che sta qui sotto, i due flat cable che portano il segnale verso la logica di controllo, lo scheda di logica di controllo che fa anche gli ingressi. Ma, scusami, l'antennone angolare come sta messo quando è chiuso? Sta messo bene. No, che battuta stupida. Sta messo così. Ok? Ok. Sta messo così. Dunque, quindi scheda di ingressi, ok? Vediamo HDMI, ARC, USB, ma poi magari lo facciamo vedere dopo che lo ribaltiamo e facciamo finta di rimetterlo a posto, anche perché non è stato facile aprirlo. Questa è la main board, dove c'è la parte di alimentazione che possiamo vedere tratteggiata da questo filo bianco, da questa riga bianca, esattamente, molto surdimensionata, ma del resto dobbiamo pensare che c'è un amplificatore da 100 watt. Con alcuni dispositivi attivi, questo è il sensore di temperatura. Qui finisce tutta la parte di alimentazione, quindi è una sorta di U, diciamo, questa parte ah no, sì, perché c'è pure qua, no? Quindi scusa, fa quasi una, figurati. E qui invece ci sono le sezioni finali con, questi sono i due operazionali che asservono i due chip della Texas che stanno invece qua sotto. E questo è tutto il filtro, il famoso filtro. Dopo il filtro c'è il PFFB. Quindi sono 4 induttori e tutta una serie di condensatori Vima Rossi. I soliti. Questi sono originali, Vima Rossi originali, e poi c'è questo connettore che va inserito qui così e che serve per passare la potenza da questa scheda alla scheda amplificatrice vera e propria. Tutto chiaro. Tutto molto chiaro. Quello di cui va molto fiera la WIM, devo dire è fatto davvero bene, è il sistema di dissipazione del calore. Esattamente. Attenzione, eccolo qui. Che è fatto attraverso una parte in rame che non possiamo vedere perché sta interposta tra questo dissipatore e lo stampato. Non credo che ce la fai, non credo che ce la fai. E poi questo è il sistema di dissipazione molto robusto e molto grosso. Adesso, se mi aspetti un attimo, vado a prendere il fondo e vedete che il fondo poi è fatto in questo modo così che tutto il calore generato possa fuoriuscire lateralmente. Esattamente. Certo. Esatto. Beh, come sempre ben fatto. Il fondello in che materiale è realizzato? È plastica, questa è plastica, tutto il resto è alluminio. Infatti vediamo il filo di massa che va direttamente qui e questo è uno chassis in alluminio e infatti possiamo anche vedere le impronte della macchina che ha fresato. Quindi la realizzazione per 599 euro, sinceramente difficilmente mi è mai capitato di vedere una cosa del genere, diciamo nel classico stile WIM, ecco. Perfetto. Anche molto affidabile, ecco. Va bene? Benissimo. Quindi che facciamo? Ci pigliamo una piccola pausa e facciamo il pannello posteriore? E quindi ci sono ingresso analogico, ingresso LAN, l'USB per DAC esterni, l'HDMI, sono stato bravo? Bravo. ARC, il foro per il reset, per il pulsante di reset, ingresso ottico, ingresso 220 e poi i 4 connettori per gli altoparlanti che sono dotati di simpatici accessori, cui in questo caso sono predisposti per il collegamento con le classiche banane. Lo faccio vedere? Mentre invece ci sono questi simpatici piccoli accessorini che stiamo inquadrando adesso, che sono sostanzialmente degli adattatori. Ok, perfetto. Quindi si fa così. Ed eccolo qua. Molto carino, eh? Questa è proprio una piccola attenzione, una sciccheria. Sì. Posso estrarre? Certamente. Okay. Va bene.
Allora cari amici, ci vediamo all'ascolto tra poco, prodotto come al solito Sì, ti ci sto sono, inquadrando. come Certo. al solito nello standard WIM, quindi rapporto qualità-prezzo imbattibile. A tra poco, ciao! Ciao. Stiamo girando con 40 gradi fuori Sì, e questo ci mette in grave difficoltà, diciamo. in grave difficoltà. Peraltro difficoltà acuita, Oh, che bella parola. dall'unnaming dei prodotti WIM, che sono sostanzialmente identici gli uni agli altri. Allora, questo si affianca al WIM Amp Pro, che però non ha il display. Perché c'è stato un Wimamp Pro Esatto. e un Wimamp Ultra, che è questo. No, questo è il WIM Ultra Amp. Non c'è verso. No, perché il WIM Ultra è, certo. è quello col display, Ultra con l'amplificatore Ultra Amp. Del resto si differenziano per prezzo il WIM Amp e il WIM Amp Pro. Sì. Tra WIM Amp Pro e WIM Ultra Amp c'è la differenza del display e alcune altre cosette, ma fondamentalmente è tutto l'engine del WIM Ultra con l'amplificatore, quindi col DAC Sabre, con tutta una serie di cose che servono per cercare di migliorare il più possibile un prodotto che già è estremamente performante se messo in relazione al prezzo, perché poi dobbiamo sempre mettere le cose in relazione a quel che costano. E questo lo voglio dire anche ai nostri follower, perché molto spesso ci chiedono ma questa cosa è meglio di quest'altra, non rendendosi conto spesso che ci chiedono dei confronti su due prodotti che costano anche sensibilmente diversi. Esatto, quindi non si può fare un paragone tra due prodotti, poi se ne valga o meno la pena di spendere di più o di meno, questo è ancora un altro discorso. Ma questo però non attiene all'audio. Che non attiene all'audio. Questo bravissimo. attiene alla valutazione economica che ognuno di noi fa rispetto a quella che è la sua capacità di spesa, voglia di spendere in questo settore. Esatto. Quindi questo travalica un po' i meriti o i demeriti del prodotto. Esatto, quello che fa questo WIM Ultra Amp, forse più di qualsiasi altro prodotto della WIM, è quello di fare una cortesia prima di tutto a tutti gli appassionati di hi-fi, perché c'è la grossa probabilità che una certa parte di clienti che si affiancano a questo prodotto poi magari hanno voglia di crescere e quindi è un modo anche per avvicinare appassionati al nostro mondo. Allora, diciamo così che un prodotto come questo costa 99 euro. 600 euro. 600 euro, se uno vuole fissare il budget a 1000 euro, 999 euro, gli sono rimasti da 600 a 1400 euro per i diffusori. Con i quali noi possiamo... 400 euro nei diffusori, qualcosa la compri. E caspita, possiamo consigliare varie cose, tra le quali per esempio magari ci mettono qualcosina di più e prendono le UTA 5 che sarebbero perfette. Quelle costano 600 e qualcosa, 612, 1200, qualcosina di più, ma fai un impianto eccellente. Qualcuno potrebbe dirti sì, ma le UTA 5 sono grandi, sono da terra, io voglio una cosa più piccola perché se no non c'ho spazio. Ce ne sono tante, ci sono le Indiana Line piccole, sia Tesi che Diva, ci sono le Triangle, Project, Paradigm, qualsiasi cassa, qualsiasi azienda di diffusori ha oramai una linea di ingresso che è una linea a basso costo che può tranquillamente essere abbinata con questo amplificatore. È ovvio poi che maggiore è l'efficienza e meglio vanno le cose. Mi sono venute in mente le UTA perché sono grandi, bla bla bla, ma sono 94 dB, hanno un woofer molto grande e quindi una festa con l'Ultra Amp e quella ce la fai senza nessun problema. Assolutamente. Ecco, come ti ci vedi per bene un film poi che si può vedere anche abbinando il sub, sia il nuovo sub della WIM
credo uscirà alla fine di settembre, metà settembre, fine di settembre, o anche qualche subwoofer ancora più economico di quello credo che costerà sotto i 500 euro, in quel caso, siccome il WiiM Ultra Amp manda il segnale del sub al sub e quindi se la sbroglia lui, il suo amplificatore è molto scaricato e quindi viaggia in assoluta tranquillità. Bravissimo, e quindi ci si possono mettere pure delle casse da pavimento economiche? Assolutamente sì. Tutto questo per dire cosa? Che oggigiorno realizzare un impianto nella fascia dei 1.000 euro non è una cosa proibitiva e intelligentemente questo tipo di apparecchi che sanno fare un po' tutto, cioè sanno fare gli streamer, sanno fare i DAC, sanno anche gestire una sorgente analogica, sono come posso dire, il cancello, la porta d'ingresso ideale per chi? Per chi vuole ascoltare la musica un po' meglio rispetto al telefonino, e secondo me lì hai già preso una platea enorme. Ci potrebbe essere magari il giovane appassionato di musica che si fa regalare per la promozione, per Natale, per il compleanno, una volta l'amplificatore, una volta i diffusori, e nel corso di un po' di tempo mette su un impiantino. Certo. Ci potrebbe essere l'appassionato di audio di ritorno che magari ha lasciato l'impianto in soffitta 20 anni fa, ma come dire la passione per la musica gli è rimasta, e che può utilmente riciclare qualche pezzo, magari ha dei diffusori o magari ha una sorgente, e piano piano ricostruirsi un impianto. Tutto questo per dire cosa? Che questi WiiM, questi impianti entry level, non sono affatto delle soluzioni di ripiego, ma sono delle soluzioni assolutamente performanti per un pubblico che non è il pubblico solito dell'audiofilo come noi, cinquantenne, sessantenne, che ha passato la vita a baloccarsi con questo genere di cose, e al quale certamente questo prodotto non interessa, non è roba per lui. E quindi secondo me WiiM fa un grandissimo lavoro, assolutamente. Tra l'altro dovete risolvere il problema col televisore, è piccolo, è compatto, è potente, lo attaccate al televisore, ci avete pure l'audio Dolby Digital, cosa che credo non abbiano gli altri, quindi tra le altre cose che ha in più questo prodotto, ma poi sul nostro sito www.udg.com.it troverete la prova con altre cose, altri approfondimenti, e quindi è un po' il coltellino svizzero dell'hi-fi. Ecco, assolutamente è il coltellino svizzero dell'hi-fi, risolve tanti problemi, è un entry level di eccellente livello, ma tu immaginati se quando avevamo 20 anni noi, anche perché questo attrezzo ha un amplificatore, uno streamer e un DAC, ed è pure amplificatore con l'ingresso analogico, quindi non basta a se stesso. E vorrei a questo punto sottolineare, rivolgendomi alla enorme folla di quelli che ritengono che siamo due deficienti, cosa che magari può essere vero per tanti altri argomenti, ma diciamo in questo caso specifico forse un po' meno, che certo è sicuramente vero che il mio vecchio giradischi è meraviglioso, il mio vecchio lettore di CD è meraviglioso, e che io mai mi piegherò allo streaming e tutte quelle belle cose lì. Però, signori, se facciamo in questa maniera, l'audio muore. Se invece seguiamo anche la filosofia di queste aziende, forse c'è la speranza che di qui a qualche anno non siamo tutti quanti finiti. Esatto. Perché gli vuoi dire a uno che non ha nulla a casa e che ha ascoltato solo con il telefonino, vatti a comprare i vinili? Quanti se ne compra? Certo. 2, 3, 5, dopo smette. Vatti a comprare i CD a 25 euro a botta? 22 euro a botta? I vinili quanto costano? I vinili quanto costano? Cioè, da qualche parte questi poveri cristi li dovrai far iniziare. Certo. E secondo me iniziare da
un oggetto all-in-one, ben funzionante, stabile, tranquillamente con utilizzabile da chiunque, eccezionale, che ci può fare pure i videogiochi, che ci può vedere la serie di Netflix, che arriva a casa e si collega in un attimo, in un nanosecondo, immediatamente, in modo estremamente semplice. Io l'ho portato dal laboratorio a qua, nel laboratorio c'aveva il wifi, qui un'altra la rete cablata. Neanche gli abbiamo detto, pensate che abbiamo avviato l'app e ci ha detto, senza che gli avessimo detto niente, che c'era un aggiornamento firmware, sì, se l'ha scaricato, l'ha fatto, l'ha fatto, finito, e poi ha cominciato a suonare. Dal punto di vista del suono, questo è il classico amplificatore con i finali Texas, quindi è un amplificatore dalle eccellenti prestazioni, se si considerano delle prestazioni di un amplificatore, uno streamer e un DAC che costa 600 euro. Vale molto di più di quello che costa. Se dovessimo comprare questi 3 apparecchi e metterli insieme, spenderemmo molto di più, no? Quindi dal punto di vista del suono è un suono buono, potente, discretamente raffinato, quindi rapporto qualità-prezzo eccezionale, stellare, fate un affare incredibile. Anche l'appassionato con la puzzetta sotto al naso che vuole sentire meglio il televisore, che lo consideri, giusto Giulio? Sì. Che fatica, che fatica. Poi si fa la stessa fatica sia per le cose così che per le cose troppo costose, perché poi dopo è chiaro che tutto c'è un senso, tutto c'è un perché, no? È uno spettro di proposte talmente ampio che è difficile muovercisi dentro. Senza dubbio, nelle proposte entry level la WIM è number one. Sì, secondo noi sì. Secondo noi, cioè la WIM non ce n'è per nessuno, Sei d'accordo Giulio? Sono d'accordo. Allora, www.audio2g.com o audio2g.it, subscribe, campanella, seguiteci e fateci un po' di pubblicità che non guasta mai. Ciao!